Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Piccolo video per farvi vedere degli aggiornamenti che ho fatto alla macchina. Ho messo due nuovi prodotti. Un prodotto è praticamente mi ha rivoluzionato diciamo, il discorso interruttori. L'altro sono una chicca che per chi è amante illuminazione adesso vedrà. Sono fari della marca Aurora, mi sono stati forniti da Top Gear, quindi li potrete trovare sul sito della Top Gear. Allora, una volta che siamo dentro la pagina del gruppo, come potete vedere, si va in cima e nelle comunicazioni fate mostra tutto. Qua comunque potete vedere già una lista di accessori che sono state installate sulla mia macchina piuttosto che su altri, quindi i link con i vari riferimenti. Usciamo, vabbè, da questa pagina qua, cioè rientriamo in comunicazioni, mostra tutte, e se scorriamo vediamo qua appunto è importante la sezione Top Gear. Apriamo bene il post che almeno si può leggere, comunque lì c'è il codice FB19NJ, copiamo quel codice e andiamo poi nel sito di Top Gear. Scorriamo tutto in cima, sotto in basso a sinistra potrete trovare dove inserire il codice, quindi FB19NJ, che come dicevo se già su quel prodotto ci sono sconti dati da Top Gear, qua potrete trovare ulteriori sconti, cioè potete aggiungere uno sconto extra come potete leggere. Ad esempio qua abbiamo il 24,20% di sconto più il codice dato da loro, abbiamo un ulteriore 10%. Questo su tutto su tutto il sito. Per esempio andiamo in fari e illuminazione, potremo appunto andiamo nella sezione fari. Adesso vi faccio vedere i fari che ho messo io, che sono questi qua, che costano 156, poi c'è lo sconto di quasi il 20%, quindi quasi un 30% di sconto, ecco. Comunque è così da fare. Semplicemente, ripeto, comunicazioni nella sezione, nella prima, in cima al gruppo, comunicazioni, e poi vabbè dentro le comunicazioni ci sono altre appunto comunicazioni, scusate il gioco di parole, che vi dicono come aggiornare la radio, piuttosto la lista, come avete visto, degli accessori. Comunque nelle comunicazioni ci saranno le cose più importanti, quindi spero che con questo codice risparmiate. I fari sono questi. Questi sono fari da 7 pollici, 17,7 se non sbaglio, 17,8 centimetri, 177-178 millimetri. Profondità, solo fari da profondità, quindi non sono diffusione eccetera. Questi sono fari di profondità. Ovviamente non sono, diciamo, vediamo se riesco a farvi vedere, spessissimi, saranno sì e no, ecco, più o meno il mio dito, saranno circa un 8-10 centimetri di profondità. Sono fari Aurora, comunque una delle marche in commercio migliori che ci sia, nel senso Aurora utilizza due tipi di LED Osram e LED che adesso Cree, se non sbaglio. Quindi dentro potrete trovare sia il LED, che comunque c'è scritto sul sito Top Gear ogni prodotto, che LED monta, ecco. LED Osram o Cree, comunque, che sono i top di gamma nel settore, ok, sono i migliori, ma poi quello che fa comunque tanto è la distribuzione, lo studio di come appunto viene sfruttato il LED. Quindi questi fari qua, quindi marca Aurora, è una dei leader nel mercato. Per quale motivo? Perché sa fare i fari. Tutti i fari della Aurora, grandi, piccoli che siano, hanno tutti la valvola di sfiato per i gas che si può formare col calore, col cambio di temperatura eccetera, e già vi fa capire il prodotto che non è un prodottino così, ecco. Comunque piastra bella bella solida,
cavetti, scusate, spinotti che sono dei DT Deutsche 2, quindi 2 pin. Ogni faro ha il suo spinotto. Io ho messo questi fari qua perché uno direbbe, hai la barra LED, cosa te ne fai? Cosa te ne fai di questi fari ulteriormente? Cosa me ne faccio? Vi spiego subito. Io in poche parole la barra LED che ho messo è una barra LED che è bella e tutto, perché secondo me a livello estetico non è Aurora, non è Osram, eccetera, non è una cinizzata della Strand, come sapete. Mi piace per il discorso che c'ha quel fila di LED che è una posizione, e mi piace esteticamente. Comunque anche qualità a livello strutturale, eccetera, comunque fa una bella luce. Non so che tipo di LED monta, non so se magari monta dei Creo, degli Osram, non l'ho trovata questa informazione, però vi dico che la luce che deve fare la fa. È la 42 centimetri, pollici, scusate. L'unica cosa che ho trovato un po' così è che poi magari è fatta così, che penso che sia giusto, ecco, perché vengono vendute su in Svezia, quindi fanno una luce di profondità ma che si apre, quindi hanno un grado di espansione quei LED lì, LED o che sia la campanatura del faro, cioè proprio per farvi capire questo, cioè il LED è sempre quello, poi questa parte qua è quello che fa espandere il faro. Questo, come vedete, è circolare così, è diretto, quindi magari la mia barra LED diciamo che mi fa luce sì in lontananza, va a perdere pian piano come luce, ma allo stesso tempo mi apre come gradi, quindi mi fa luce anche più vicino. Sì, mi è comoda, perché effettivamente mi è comoda, io l'accendo, vedo bene, diciamo a 50-100 metri così, o anche di più, adesso non sono stato lì a misurare sinceramente, però vi posso dire che fa una bella luce, mi apre bene, cioè mi fa vedere bene a breve media distanza. Però volevo un qualcosa che mi facesse luce molto a distanza, quindi ho optato per appunto questi fari qua da 7 pollici che sono appunto diretti. Questi fanno davvero tanta luce in lontananza, quindi questo accoppiato con la barra LED abbiamo proprio il top, in poche parole, a livello di luce. E niente, questo è per quanto riguarda Aurora. Per quanto riguarda invece l'installazione, come sapete, io monto il bull bar della Ulsten Concept, che ormai ce l'ho su da un bel po', lo sto testando davvero tanto, testando nel senso utilizzando bosche e tutto, non si è smolata una vite, non cigola. Io sono un po' pignolo, quindi sto a guardare le misure per vedere se si è spostato, eccetera. No, è lì e fermo lì, quindi sono contento. Una cosa in più che loro hanno fatto, qua noi abbiamo, non so se si riesce a vedere, questa staffa qua, questa parte qua è una parte di questo, proprio del bullbar, che si infila dentro e si va a avvitare. Sopra, in mezzo a questa piastra qua, hanno fatto 3 fori per inserire questa staffa qua, che vedete, che va da una parte all'altra, che è quella, per mettere appunto dei fari supplementari barra LED. Già nel video di presentazione avevo fatto già vedere questa staffa qua, ma non avevo ancora trovato il modo di montarla, ma soprattutto di cosa metterci. Ora l'ho trovato e gli ho messo su appunto questi fari qua, 7 pollici, 17 cm 8, come vi dicevo, e li dovrò testare ancora. Adesso funzionano e tutto, è ok. L'altro prodotto che vi dicevo che mi ha rivoluzionato proprio il mondo interruttori, che vi consiglio davvero se volete mettere fari, barra LED, illuminazione, quello che volete, che comunque serve un interruttore, è questo. Allora vi faccio vedere prima questo, sto il coperchietto qua. Questa è la fusibiliera, ogni fusibile è un interruttore. Questo 3 fili qua vanno alla batteria, quello bianco serve da appoggiare sul positivo, perché ogni volta che lo appoggiate va a cambiare l'intensità del colore del pannello che adesso vedrete. Questo cavetto,
spero che si veda, sarà un 5-6 mm, 8, non so. Comunque questo piccolo cavetto entra in macchina ed è l'unico cavo che serve, che entra in macchina per avere 8 interruttori. Sì, 8 interruttori. Quindi non parliamo di portare ogni cavo, 8 interruttori, sapete cosa vuol dire portare in macchina davvero un sacco di fili, cioè davvero tanti. Con questo, come vi dicevo, questo piccolo filo è quello che entra in macchina per mettere poi, che arriva qua. Questo è il nostro prodotto, è un pannellino molto sottile, questo è il mio dito, molto sottile, ha già comunque le sue staffe per posizionarlo dove volete. Questo è il cavo che avete visto arrivare, si interrompe qua sotto perché c'ha già installato uno spinotto ermetico che va fissato, e portando questo avrete 8 interruttori. 8 interruttori, ovviamente schiacciandosi c'è la retroilluminazione. Quando accendete uno vi si accende anche il led sopra per dirvi che è acceso, oppure accendete questi che state utilizzando, per non stare tutte le volte a schiacciare uno, arriva una macchina o qualcosa, si schiaccia questo, si spegne tutto, poi quando la macchina è passata, per dire, rischiacciamo questo e si riaccende tutto. Unica pecca che vi dico subito è che la retroilluminazione di questo pannellino qua originale è di due colori, o verde, quindi potete acquistarlo o verde, retroilluminazione verde, oppure blu. Sono micro led 3 mm per 1 mm. Sono stato impazzire perché non mi piaceva quella colorazione, me li sono trovati tutto, me li sono modificati e mi sono messo la colorazione arancione, in poche parole, che preferisco appunto perché, come sapete, la macchina dentro è tutta arancione. Ogni volta, adesso io se premo questo, ho acceso i fari anteriori davanti. Questa è la barra led, questa qua è la barra led, questi qua sono i fari posteriori. Ovviamente poi ci sono altri adesivi da applicare, potete fare quello che volete. Gli adesivi sono già pretagliati e tutto, installate quello che volete e via dicendo. Potete metterlo dove volete per via delle dimensioni. Io l'ho messo qua, l'avrei messo lì, però ho il CB e lì ci stava bene, non dava fastidio. Però qua col discorso che si può regolare l'intensità della retroilluminazione, il rosso è sempre fisso quando accendete perché l'avviso che è acceso. I laterali adesso perché sono scoperti, ma vi posso garantire che quando sono coperti così non si vede più niente, in poche parole, non si vede più nulla. Nel senso, si vede la retroilluminazione giusta, poi potete regolare, come vi dicevo, l'intensità dell'illuminazione. Quindi consigliato, lo trovate su AliExpress, sotto nel video vi metto il link per acquistare, costa sul centinaio di euro più un 25 euro di sdoganamento perché viene spedito con DHL, a me mi è arrivato in 6-7 giorni. E davvero ho tolto tutto, quei due interruttori qua sono scollegati, sono qua solo per estetica, perché per non avere i due tappi almeno c'era una figura, ma sono scollegati dietro, e quindi sono contentissimo perché io qua ho i fari posteriori barra led e questi sono i fari ulteriori davanti che vi ho appena fatto vedere dell'Aurora. Ok, qua ho un'altra posizione che poi ognuno sceglie quella che vuole. Metterò i fari laterali che li metterò separati, nel senso, se voglio accendere il sinistro accendo il sinistro, se voglio accendere il destro accendo il destro. Per i posteriori invece lascio che vanno insieme, poi comunque ognuno, avete 8 interruttori, potete gestire benissimo la cosa. Se poi non vi bastano 8 che ne volete di più, avete altri 2 da qua da mettere, avete 10 interruttori, però con quello avete risolto il problema interruttori, ecco. E poi ritorniamo sempre allo stesso punto qua che vedete e basta. Ho sistemato un po' i cablaggi della macchina dentro perché avevo davvero un casino di cavi, mica cavi. Ho preso questi corrugati pretagliati che ho fatto passare, ho praticamente sistemato tutto, che l'unico cavo che si vede in giro è questo qua dell'antenna che
metto, che io appoggio qua così per mettere poi l'antenna e via dicendo. Scatolette, coperchio, dietro abbiamo i suoi fusibili di riserva con la pinzetta, semplicemente fa così ed è chiuso. Avete questa staffa qua in dotazione più un'altra dritta, perché potete gestire voi dove mettervi il tutto. Vi dico, io sono contentissimo di questo prodotto. L'avessi scoperto prima, quando avevo i miei fuoristrada, sarei stato contentissimo per non portare sempre 1000 fili dentro, non sapere mai dove farli passare. Qua facciamo passare un cavo solo e abbiamo 8 interruttori. C'è anche da 6 interruttori. Questa marca non mi ricordo qual è, comunque nel link, cioè vi metto qua sotto il link di acquisto. Vi dico, se vi piace, se volete installare questi prodotti qua, ve lo consiglio. Un cavo dovete tirare all'interno e basta. Poi dopo, vabbè, ovviamente qua dovete installare, ogni interruttore va dentro al fusibile come avete visto, solita corrente da relè eccetera, ma non dovete più tirare quei due fili che entrano nella macchina che arrivano fino all'interruttore. Poi da dentro la macchina cercare anche la luce eccetera. Qua tirate quello, avete il vostro pannellino. Vi stancate, lo volete spostare, smontate lì, perché il cavo lungo non lo tagliate perché c'ha già il suo spinotto, quindi non lo tagliate, è davvero lungo per il pannellino, quindi potete metterlo dove volete, dove vi piace di più. Spero che questo video vi sia piaciuto. Qua sotto comunque vi lascio tutti i soliti link per andare a vedere questi fari qua da 7 pollici, per vedere i prodotti della Ulsten, per vedere tutto. Se avete domande commentate qua sotto senza problemi, seguite la pagina Instagram Nuovo Suzuki Gym in Italia, il gruppo Facebook Nuovo Suzuki Gym in Italia. Se vi piace quello che faccio lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!